Good afternoon, everyone. It's wonderful to be with all of you. Let me begin by offering my appreciation to Father Antonio Spadaro and Father Mark Bosco for their leadership of this convening, to our partners at Fordham and Loyola University Chicago for their support, and to all of you for joining us. I'm John DeGioia. I serve as the president at Georgetown University, and it's an honor to be able to introduce our speaker this afternoon. I know already there have been wonderfully rich conversations. I look forward to our time together. I have the privilege this afternoon of introducing a special address by His Eminence Cardinal José Tolentino de Mendonça, the prefect of the Dicastery for Culture and Education, a new dicastery that brings together the work of the Congregation for Catholic Education and the Pontifical Council for Culture. Organized into two sections, culture and education, the work of this dicastery is helping us to realize the fullness of human expression and experience. It's enabling us to deepen our faith and understanding of the deep reservoirs of our tradition. And there's no one more fitting to provide reflections this afternoon than Cardinal Tolentino, a writer and a poet, a Catholic intellectual who has dedicated his life to explorations of literature, theology, and culture. Appointed a cardinal by Pope Francis in 2019, he has served as priest for more than 3 decades. His first book of poems, The Days Counted, was published in 1990, the same year as his ordination. Soon after, he went on to study at the Pontifical Biblical Institute here in Rome. For many years, he has taught and ministered in his home country of Portugal. In 2001, he was appointed the rector of the Pontifical Portuguese College in Rome. He has served for many years as a consultor of the Pontifical Council for Culture and was the inaugural director of the Bishop's Office in Portugal, focused on dialogue between church and society. His roles have enabled him to continue teaching and writing. He's held numerous faculty, lecturer, visiting professorships, and academic leadership roles. Among his many academic positions, he has served as vice rector of the Catholic University of Portugal and as professor of New Testament and aesthetic theology on its faculty of theology. He has served at the Catholic Universities of Pernambuco and Rio de Janeiro, and at the Faculty of Philosophy and Theology of the Jesuits in Brazil. Again, the author of more than 6 books of poetry, numerous essays, plays, and articles. His work engaged themes at the intersection of theology, scripture, and literature, and he has received several literary awards for his writings. During his time as vice rector of the Catholic University of Lisbon, he was asked to lead the meditations for the 2018 Lenten retreat with Pope Francis and members of the Roman Curia. Shortly after, the Holy Father appointed him to serve as the librarian of the Vatican's Apostolic Library and archivist of the Apostolic Archive. In 2022, he was appointed by Pope Francis to lead this new dicastery. Upon learning he was to become a cardinal 4 years ago, he said, and I quote, "I felt this very clearly in the call that the Holy Father has made to me, which, in fact, is a call to a more radical service and great humility in collaboration with the Holy Father and in unity with the whole Church." Close quote. So we are honored and grateful to have him with us here this afternoon to learn from this call that has guided him as a faith leader. Your Eminence, we want to thank you for being here and for the important contributions you have made as a leader, scholar, and writer in our global church. And it's now my pleasure to invite you to offer your address this afternoon. Thank you. Vorrei prima di tutto ringraziare questa presentazione del Presidente Gioia, un carissimo amico, e salutarvi a tutti dicendo
non solo del mio interesse, ma della mia emozione di essere con voi questa sera. I wish to thank President Di Gioia for his presentation. He's a very close friend of mine. And I would like to greet you to start by saying that I'm very interested in this initiative, but also that I'm really enthusiastic to be here. La mia commozione viene anche del fatto che voi non siete interessate tanto a ascoltare un cardinale, ma a ascoltare un poeta. E quello mi mette un po', diciamo, in difficoltà, ma anche in verità. So I am really touched, I'm really moved, because you're not so much here interested to listen to a cardinal speaking, but rather to a poet. You want to hear a poet. And this really gives me a hard time, but it also places me in a position of truth. Voi sapete che quando, per sorpresa, perché io non lo immaginavo, il Papa mi ha nominato cardinale, quando l'ho incontrato nel giorno della cerimonia, nella sacristia, mi sono avvicinato da lui e gli ho domandato: Santo Padre, cosa mi ha fatto? E lui ha risposto ridendo: tu sei la poesia. And when the Pope elevated me to the cardinalate, it was really a surprise. And when I met him in the sacristy on the day of the celebration, I asked me, Your Holiness, what did you do to me? And he smiled and he said, you are poetry. Sicuramente la Chiesa è la poesia, non una persona, ma penso aver capito quello che Papa Francesco mi aveva detto, che lui si aspettava da me che rimanesse poeta dentro della Chiesa. And certainly it is the church that is poetry, not a person. However, I think that I understood what Pope Francis intended when he said that to me. I think that Pope Francis expected from me to remain a poet in the church. Pensando a Papa Francesco, al suo modo di attuare, mi sento molto confermato come poeta dentro alla Chiesa. And thinking about Pope Francis, about the way he acts, I really feel confirmed as a poet within the church. Una cosa che mi tocca molto nel modo di pensare, di affrontare le domande di Papa Francesco è che molte volte lui comincia una risposta così: le immagini che mi vengono in mente sono queste. Allora, una delle novità di Papa Francesco è che lui ragiona non con concetti, non con idee già organizzate, ma che lui rischia pensare con immagini. And one thing that really touches me in the way Pope Francis addresses the various issues, is that when he starts his answers, he always starts by saying, the image that came to mind is, and then he follows. And this is really something new in Pope Francis, because he doesn't start from any structured idea, but he dares to think through images. E penso che Papa Francesco è qualcuno che valorizza immensamente l'immaginazione come forma di comunicazione, che è una forma intellettuale, perché le immagini hanno una dimensione intellettuale, ma anche con una forza sensoriale, una capacità di toccare il nostro cuore, le nostre emozioni.
And I think that Pope Francis is a person who really values an imagination, and he believes that it is a form of communication, intellectual communication, because images are have an intellectual form, but also they have a strength that comes from the senses. And in doing so, he touches our hearts and our emotions. Io non so se Papa Francesco legge tanta poesia, la leggerà pregando la liturgia delle ore, perché il libro dei Salmi è poesia pura, ma so che lui immagina prima la Chiesa, produce immagini nuove del cattolicesimo e dopo ci aiuta a camminare in quella direzione. I do not know if Pope Francis reads a lot of poetry. Perhaps he does so when he prays the Liturgy of the Hours, because the Psalms are poetry. However, I know that he imagines the church through images. He creates new images of Catholicism, and he helps us walk to those new forms of Catholicism that he envisages. Quando penso qual è la missione di un poeta in una società, in una chiesa, penso che è questa di credere nel potere trasformatore delle immagini, credere che con le immagini noi possiamo inventare nuovi cammini e aprire per la nostra umanità nuove possibilità di incontro. And when I think of the mission of a poet in society and the church, I think that this mission is to believe in the transformative power of images. In fact, through images we can invent new pathways and also create new possibilities, open up new possibilities of encounter for humankind. Parlando della mia poesia, per me la poesia è una forma di ospitalità del mondo. Tramite i miei sensi mi arriva la realtà e questo arrivo ha un impatto in me, nella mia sensibilità. Allora io sento appartenere a quella genealogia di poeti che considerano la tensione la cosa più importante nel lavoro poetico. As for my poetry, to me, poetry is a form of hospitality of the world. In fact, through my senses, I can perceive reality, and this has an impact on my sensitivity. So I belong to that line of poets who believe in the tension, that there is need of tension in poetry. Io so, per esempio, che il mio senso di lavoro più importante come poeta è il mio orecchio, perché la poesia mi entra nell'orecchio e rimane lì facendo la sua coreografia fino a quando incontro la possibilità di rendere mio, di appoderarmi di quella esperienza in una poesia. So, for instance, I know that in my work, in my poetry, the most important sense for me is hearing, because poetry gets into my ears and it does a sort of dance, a sort of choreography, till the moment when I can actually grasp and own what these sounds are telling me, until the moment where I can actually put that experience into poetry. Ma io credo firmemente in quello che diceva Rimbaud, Arthur Rimbaud, che la poesia
fa del poeta un vidente, un visionario, e la poesia non è soltanto quello che ascoltiamo, è anche la capacità di produrre quello che ancora non esiste, quello che sta più lontano, un mondo inedito, le possibilità inedite del mondo possono entrare nella storia attraverso le poesie. And I firmly believe in what Arthur Rimbaud said. Poetry makes poets visionaries. In fact, poetry is not only in what we can actually hear or understand, but it is a matter of producing what does not exist yet. It means to produce what is further away from us. And this means that new possibilities of the world can enter history through poetry. Mi ha appassionato molto quello che Paul Claudel diceva di Rimbaud. Erano poeti completamente diversi, ma Claudel diceva che il suo incontro con la fede cattolica era dovuto alla poesia di Rimbaud. Infatti, ogni giorno lui ringraziava a Dio che esistesse un uomo, una poesia come quella che Rimbaud ha scritto. And I appreciate what Paul Claudel said about Rimbaud. There were two totally different poets. However, Claudel said that his encounter with the Catholic faith was actually due to Rimbaud's poetry. And every single day he thanks the Lord for placing on this earth a man who could write poems such as Rimbaud. Claudel diceva che Rimbaud possedeva una mistica in stato selvatico e quello è la caratteristica di tutta la vera poesia, che è una forma di mistica ma non domesticata, in stato puro, in una mistica pulsante, una mistica che non trova immediatamente una forma, ma ha una realtà capace di ispirare il mondo. And Claudel said that Rimbaud was owned, he possessed a sort of wild mysticism, which he said is the feature of true poetry. In fact, poetry is wild mysticism, vital, unbridled mysticism, something that can inspire the world. Mi ricordo che quando il Papa Francesco tornava dalla visita apostolica in Giappone, un giornalista sull'aereo gli domandò cosa poteva l'Occidente imparare dall'Oriente. Il Papa ha risposto: un po' di poesia. And I recall when Pope Francis was coming back from his apostolic visit to Japan, a journalist on the plane back asked him, "What can the West learn from the East?" And he said, "A bit of poetry." Signore e signori, io non ho dubbi che questa assemblea rappresenta una forza di speranza per la Chiesa Cattolica. Voi non valete molto, forse non siete le persone più importanti sulla terra, ma per la Chiesa siete responsabili per la sua capacità di produrre immagini. Ladies and gentlemen, I do not doubt that this assembly is a sign of hope, is a strong hope for the Catholic Church. You may not be VIPs, you may not be important, but for the Church, you are responsible for her capacity to produce images. Se posso condividere con voi una storia della mia vita, io penso che non sarei diventato prete se non avessi letto
l'intervista di un filosofo portoghese quando avevo 14 anni. E in quell'intervista lui diceva: Dio è morto perché il cattolicesimo non produce più musica, più pittura, più poesia. And if you allow me, I would like to share with you a personal history. Perhaps I wouldn't have become a priest if I hadn't read an interview to a Portuguese philosopher when I was 14 years old. This philosopher said that God was dead because Catholicism did not produce any poetry, any music, and any paintings. Io ho dedicato tutta la mia vita a dialogare con questa intervista. E dopo ho conosciuto e sono diventato molto amico di quello filosofo, ma per dire come io so che quello è vero, che quando il cristianesimo perderà la sua capacità di produrre nuove parole, nuove poesie, nuove immagini, nuova musica, sarà morto. And I devoted my entire life to dialogue with this interview. Then, over a few years later, I became a friend with this Portuguese philosopher. And I think that what he said was really true, because when Christianity loses all the capacity to produce new words, new images, new music, no poetry, then it will be dead. Voi siete responsabili per la vita del cattolicesimo, non è poco. So you are responsible for the life of Catholicism, which is quite a great thing. Thank you. Sono disponibile per le vostre domande. I am available to take your questions. Thank you, Your Eminence. We do have some of your work in English, certainly books of theology, the retreat you gave to the papal household, and of course, some of your poems. And I was wondering if you would maybe read one of your poems, if you have them with you in Portuguese, especially since we have the English translation with us. Is that possible? Chiede, hanno vari lavori che lei ha fatto tra i vari libri eccetera, ma hanno anche delle poesie che sono state tradotte in inglese. Chiede se lei vorrebbe leggere dei testi, delle poesie in portoghese, visto che loro hanno la traduzione in inglese. Ok, it's okay. Okay. I love he has his poems on his phone. I love that. Ho molto l'idea che le poesie sul telefono. The purest presence. Nada no mundo mais próximo, mas aqueles a quem negamos a palavra, o amor, certas enfermidades, a presença mais pura. Ouve o que diz a mulher vestida de sol quando caminha no cimo das árvores. A que distância da língua comum deixaste o teu coração? A altura desesperada do azul no teu retrato de adolescente há centenas de anos. A extinção dos lírios no jardim municipal. O mar desta baía em ruínas. Ou, se quiseres, os sacos do supermercado que se expandem nas gavetas. As conversas ainda surpreendentemente escolares, soletradas em família, a fadiga da corrida domingueira pela mata,
as senhas da lavandaria com o não esquecer fixado. O terror que temos de certos encontros de acaso, porque deixamos de saber dos outros coisas tão elementares, o próprio nome. Ouve o que diz a mulher vestida de sol quando caminha no cimo das árvores. A que distância deixaste o coração? Thank you. So you will take some questions from these poets and writers and novelists here present. Then questions for the Cardinal? Se ci sono delle domande per lei. Thank you so much for your beautiful address. This is so interesting, being a cardinal and being a poet at the same time. We were speaking earlier about the fact that poems just show up for poets, and you have to be a faithful amanuensis and write them down. So my question is, do you ever have a poem come to you that you think is a poem that maybe a cardinal wouldn't write? Do you ever feel conflict between your two roles? I guess that's what I'm trying to ask. Chiede, trovo molto interessante il fatto che sia cardinale che poeta e come diceva appunto è d'accordo sul fatto che sono le poesie che arrivano al poeta, ma le è mai capitato di sentire nell'orecchio una poesia e si sia detto no, forse questo è un cardinale, non la dovrebbe scrivere? C'è mai stato un conflitto tra questi due ruoli? Io penso che tutti noi sperimentiamo il conflitto, la tensione, perché la scrittura può essere un'esperienza di pace, ma di solito è una turbolenza, a maniera di un parto. E per ognuno il limite ha una sua espressione, perché la poesia nasce anche dalla coscienza del limite e di quello che possiamo fare con quei limiti che sono i nostri. I think that we've all experienced conflicts and tensions because writing can be very peaceful, a peaceful experience, or a very difficult one as childbirth. So I think that we all experience limits because poetry is also created through the awareness of our own limits. So I believe that it also comes from what we can do, always on the basis of our own limits. È vero che la poesia chiede di noi una sola cosa, interezza, che siamo interi in quella esperienza. I think that poetry asks of us one thing, wholeness in the experience that we offer. Mi ricordo di quello che diceva Flannery O'Connor, che tante volte si dice per chi crede la vita è più facile, e lei diceva no, per chi crede la vita è più difficile. E penso che per un poeta che crede la poesia è una lotta più ardua. Ma anche nella lotta, nella difficoltà, c'è una luce che si può trovare. I recall what Flannery O'Connor said
She said that often people believe that for believers life is easier, but she totally disagreed with that. And in my view, a poet who believes also experiences difficulty in producing poetry, but despite struggles, despite problems and difficulties, there is always a light that we can find. Ma con tutta la onestà, fino adesso le poesie che ho scritto ho il coraggio di presentarle. Se accadrà che un giorno possa scrivere poesie che consideri che non si accordano con questa mia missione, le lascerò per pubblicare dopo la mia morte. But honestly, so far, my poems, well, I've always had the courage to present them. If one day I start writing poems that are not in line with my current mission, I will leave them to be published posthumously. Grazie tante, Eminenza. Chi sono alcuni dei vostri poeti o scrittori viventi favoriti, preferiti oggi? Who are some of your favorite living poets or writers today? È una bella compagnia quella che i scrittori ci offrono. Un poeta è un onnivoro, si nutre di tutto. Voi sapete meglio di me. So it's writers offer us really good company, and a poet devours anything, as you well know. Sono naturalmente un lettore di letteratura e non immagino la mia vita in ogni giorno senza la lettura dei romanzi o della poesia, perché fanno parte della metabolizzazione spirituale anche delle mie giornate. And well, I read I read literature, and I couldn't imagine my daily life without reading novels or poetry, because they're really part of the way in which I metabolize my days, also from a spiritual standpoint. È difficile enumerare gli autori, tutti gli autori che leggo, ma cerco di accompagnare la poesia del mio tempo. Penso che un poeta non vive soltanto a leggere Omero, deve leggere i poeti del suo tempo, quelli che adesso con lui stanno facendo la ricerca poetica. It would be very difficult for me to name all the authors that I read. However, I always try to read poets who are my contemporaries, because poets cannot only read Homer, for instance, but they must read poets of their own time, because they are those who are engaged in the research. Non so se Father Joe vuole esattamente i nomi. I do not really know if you want me to name names. Thank you very much, Eminence, and thank you very much to the organizer of this conference. I think I'm in the wrong place because I'm not a poet and I don't write novels, but I read literature and read novels. I teach undergraduate students. I teach ethics and the foundations of law to second-year law students.
And I think Your Eminence is aware of the challenges the younger generations are facing in terms of reading, thinking, and there is a problem in the programs of studies. So my question is, because of your position in the structure of the organization of the church, is there a plan, are there plans to bring back an emphasis on literature and poetry, because there's more emphasis on sciences and technology, and governments are very aggressive pushing out the humanities from primary schools, high schools. I come from the Democratic Republic of Congo. When I was in high school, we studied Latin writers, we studied French poets and Russian writers, and today the government has changed that completely, and it's not the only government that has done that. So I don't know whether within the church we have plans on how to bring back this humanizing type of training for the younger generation before technology robs everything from them. Thank you. Grazie della sua domanda, che è anche una forma di testimonianza del suo lavoro e delle sue preoccupazioni, che sono quelle di quello paese africano, ma sono ormai preoccupazioni condivise in questo villaggio globale che il mondo oggi è diventato. Thank you for your question, because through your witness, you offered a snapshot of your work, but also you talked to us about your concerns, which we do not only find in your country, the DRC, but also in other countries, because the world has become a global village. Io credo fermamente che in un mondo altamente tecnologico, in questo cambio di epoca che noi stiamo vivendo, in parte entrando in un tempo sconosciuto, la poesia e la letteratura continuano, rimangono come risorse che non possono sparire. I firmly believe that in this more and more technological world, in this change of epoch that we are witnessing, in which we are moving towards an unknown time, poetry and literature are resources that cannot disappear. La poesia è una di quelle poche cose, e lo stesso si può dire della letteratura, che mostra palesemente che gli esseri umani non sono soltanto animali accossati nella corsa per la sopravvivenza, ma trasportano in sé un patrimonio di inquietudine che lo rendono capaci di parlare con le stelle. So poetry is one of those very few things, just like literature, that clearly shows that human beings are not only merely animals fighting for survival, but they have in their hearts tensions and feelings that enable them to talk with the stars. Parlare di poesia e di letteratura alle nuove generazioni rimane fondamentale, perché è una questione della loro dignità, perché tutti noi ci scopriamo più umani leggendo una poesia di Omero o del re Davide o di Sofocle.
It is fundamental, it is essential to talk about poetry and literature to the newer generations. It is a matter of dignity, because we all become more humane and more human when reading Homer and Sophocles or other writers. Grazie molto per le sue parole. C'è un grande poeta americano, James Merrill, che dice: i poeti di tutti gli scribi sono i più legati al concreto. E nel pannello che c'è stato in precedenza, praticamente tutti i poeti hanno, diciamo, sollevato il bisogno di opporsi al distacco dalla realtà che si sta vivendo con telefoni, computer, con i media, eccetera. E quindi lei pensa, è d'accordo sul fatto che questa immaginazione, questa elaborazione attraverso i sensi possa essere uno strumento per aiutare noi, ma soprattutto i giovani, a essere più legati alla realtà e a lavorare nella realtà? Se pensiamo alla poesia, la sua struttura è inseparabile dalla realtà, perché è parlare dell'esperienza più vicina all'umano. So the question was, James Merry, an American poet, said that poets are the scribes. Poets of the scribes are more connected to the concrete world. In the previous panel, all the poets raised the point that there is a need to oppose the separation from realities that is caused by phones and the media in general. Do you agree that this imagination, this processing through the senses, can help young people to be, and us also, to be more connected to reality? The answer, poetry has its own structure, which is inseparable from reality, because it talks of an experience that it becomes closer and closer to human nature. La parola poeta, poesia, invocano la poesis, la fabbricazione, l'atto di fare. Omero diceva che Ulisse, che era capace di fare la poesia, ha anche costruito il suo arato per lavorare il campo. The words poet and poetry evoke the word poesis, which means doing, producing. And Homer said that Ulysses could do poetry, but he was also to build tools to work the fields. La poesia è una iniziazione al reale, vedere le cose, vedere il più vicino a noi, sentirle, vedere la sua realtà più intima, misurarle in tanti modi, è una sorta di fedeltà a quello che i nostri sensi possono catturare. Per questo io penso che la poesia è allo stesso tempo l'arte di immaginazione, ma anche l'arte della presenza alla realtà. So poetry is an initiation to the real world. It is seeing things that are closer to us,
feeling things, seeing the most intimate part of reality. It is a faithfulness to what our senses can perceive. And I believe that poetry is not simply the art of imagination, but it is also the art of being present in reality. Buonasera, mi ha colpito molto quando ha detto che la poesia chiede di essere integri come unica legge. Potrebbe spiegare un po' meglio questo concetto, per favore? Grazie. Può tradurre la domanda, la poesia, io ho detto che la poesia ci chiede che siamo interi. Sì. Si posso spiegare? Mm-hmm. So the question was about whether the Cardinal could explain what he meant by poetry requiring of us wholeness. Noi sappiamo come il linguaggio può essere una maschera e come le parole possono servire per nasconderci e nascondere la realtà e come molte delle immagini che si producono sono pura contraffazione. So we all know that language can be a mask, that words can be used to hide reality, and that images can be fake. La parola poetica, il lato poetico, è il coraggio di dire la verità con le parole. So poetry and poems are the courage to speak as the truth, to say the truth in words. Mi ricordo di quello che diceva il poeta Paul Celan. Sono le mani vere che scrivono poesie vere. I recall what poet Paul Celan said, only true hands write true poems. Well, my question is just a follow-up to what you just say. I am Annalisa Buttici from Georgetown University, Department of Theology and Religious Studies. And I'm also part of the Prison and Justice Initiative at Georgetown University, and I teach incarcerated students as well. And I'm gifted every semester by tens of poems that my incarcerated students write. And I ask them, why do you write poetry? Why so much poetry? And the poems are beautiful, moving, intense, heartbreaking. And one of them told me, we write poems to heal and survive. I'm wondering, what is your experience with healing and poetry? Quando lei parlava, l'immagine che mi è venuta in mente era quella di Paolo, che noi dimentichiamo che Paolo ha passato gran parte della sua vita prigioniero, in prigione. E lui dice, io sono in prigione, ma le mie parole sono libere. While you were speaking, the image that came to mind is the image of St. Paul. In fact, we often forget that St. Paul spent most of his life in prison. And he used to say, I am in prison, but my words are free. E noi dimentichiamo che molte delle parole che oggi sono per noi parole di vita e parole di guarigione
pensiamo alle lettere di Paolo, sono parole scritte in un contesto di prigione. And we often forget that many words that for us are words of life and words of healing, that is the letters of Paul, that were written in a prison. Non ho dubbi del potere di guarigione che le parole hanno. E la parola poetica è una parola capace di ricucire le ferite dei cuori, le ferite del mondo. Sono parole capaci di riconciliare, perché una delle funzioni dei poeti è offrire parole per quello lavoro di guarigioni che tutti gli uomini e le donne hanno bisogno. And I have no doubt about the healing power of words. Poetic words can heal wounds, can heal the hearts of people, can heal the world. And they can be and words can also reconcile. Because one of the missions that poets have is to offer words of healing, to give words of healing to the men and women who need them. Penso per esempio in una poesia del giapponese Matsu Basho. Felice quello cui vita è come un lampo, come un lampo. Queste parole guariscono nel mio cuore il dolore di sapere che morirò e che quelli che amo moriranno anche. And I think to a poem by a Japanese poet Matsu Basho, that said, "Happy is the person whose life is like a lightning bolt." Because these words heal the idea that one day I will die, and one day those whom I love will die. Your Eminence, it's such a pleasure. Thank you so much for being with us. We've had a really fantastic start of this conference, and we've spent a lot of time on poetry just this afternoon and this evening. We just want to thank you for your words and for your encouragement for a church that sees poetry at the center of evangelization. So thank you very much. We are going to have a reception down in the main lobby as you came in, some prosecco, some little antipasti, I think. Maybe a chance to also thank the Cardinal Tolentino for coming. Please continue the conversation. We do have, I'm an American, we're going to be on a tight schedule at 9 a.m. We're going to start tomorrow morning. We have a lot to do. We're going to hear from different geographies now, South Asia, and African and diaspora voices as well. So thank you all for coming today. We look forward to the conversation and the reception downstairs. Thank you again.